Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Da questa location praticamente parte la serie dedicata proprio alla lente che andremo a vedere nel video di oggi. Avete già capito di cosa andremo a parlare, perché ti porto praticamente la lente che mancava proprio nella serie dedicata agli obiettivi per full frame di Viltrox. 85 mm, ma non f1.8 ma bensì f1.4, un obiettivo molto interessante, un obiettivo che si colloca sempre nella serie economica, ma te lo dico già in anticipo, un obiettivo che praticamente non ha nulla di meno rispetto agli obiettivi che paghi praticamente il doppio. Il peso di questo nuovo obiettivo di Viltrox è esattamente di 800 grammi. Sì, lo so, non è tra quelli più leggeri attualmente in commercio, anche perché io personalmente ho provato anche il Sirui, sempre un obiettivo economico che è decisamente più leggero. Però in tutta onestà ti posso dire che questa differenza di peso, almeno per l'uso che faccio io, non l'ho avvertita molto. Ok ragazzi, abbiamo cosa molto importante: 11 lamelle, distanza minima di messa a fuoco è di 79 cm, poco meno di un metro, quindi sotto questo punto di vista siamo nello standard di un 85 mm f1.4. Quando parliamo invece di colori, ti posso dire che in questo caso Viltrox ha fatto un ottimo lavoro. Sono una di quelle cose che ho apprezzato molto su questa nuova lente. Sono colori decisamente non troppo saturi. Ovviamente parliamo di uno scatto in RAW, e facendoti sempre un paragone con il modello Art di Sigma, praticamente
sono molto meno saturi, ok? Secondo me vanno già bene così. Se non sei un amante della post produzione, non sei uno che va a stravolgere la foto, diciamo che ti troverai già con dei colori che praticamente rispecchiano quello che il tuo occhio sta vedendo nel momento in cui stai facendo la foto, ok ragazzi? Per quanto riguarda invece l'aspetto nitidezza, c'è una leggera differenza se lo andiamo sempre a paragonare con l'Art, leggermente più nitido, proprio la lente giapponese, qui praticamente leggermente più morbido, ma abbiamo sempre, anche scattando f1.4, soprattutto quando andiamo a scattare a una modella, una foto nitida. Io ti posso garantire che tutte le foto che hai visto non sono andato praticamente ad aggiungerla in post produzione. Molto presto, quasi sicuramente con il nuovo update di Lightroom, uscirà anche il profilo dedicato per questa lente, quindi state tranquilli che poi andate a correggere quei pochi problemini che ci sono, come una leggera vignettatura, un po' di alberazione cromatica, insomma queste cose che ormai nel 2025 hanno imparato a fare praticamente tutti, anche la mia vicina che ha 80 anni sa usare Lightroom. Una cosa che ho decisamente apprezzato non solamente in questo nuovo Viltros 85 mm ma anche nel 135 è l'autofocus, decisamente migliorato. Sappiamo già che, almeno io personalmente so che tra tutte le lenti cinesi, quando parliamo di autofocus, questa azienda è quella che lavora decisamente meglio, ok? Poi la concorrenza sta crescendo, vedi proprio Meiki. Comunque ti posso dire, da utilizzatore soprattutto di Sigma Art da diversi anni, anzi sono, se ricordo bene, 6 anni che utilizzo questa lente, le differenze proprio, se devo fare un paragone con questa lente, non ci sono, ok ragazzi? Quindi siamo a livelli decisamente molto elevati. Ti dirò anche di più. Quando vado a utilizzare un filtro ND che toglie addirittura 5 stop con altre lenti, praticamente qualche volta avevo avuto delle difficoltà proprio nella messa a fuoco, con questa nuova lente di Viltros, almeno dopo 2 mesi di utilizzo, questi problemi non li ho mai riscontrati. E questa cosa, per chi utilizza i flash, ovviamente è un punto a favore proprio di questa nuova lente. Per quanto riguarda la tracciatura dell'olio, ti garantisco che non ci sono problemi, poi dipende sempre da che fotocamera andrai a utilizzare. Ti posso garantire, anche se sei ancora utilizzatore di una Sony A7 III, che questa lente lavora in maniera impeccabile. Facendo parte della serie Pro, questo obiettivo praticamente quando parliamo di costruzione non abbiamo brutte sorprese, molto simile proprio al modello Sigma Art. C'è una differenza che adesso ovviamente ti farò notare, che personalmente la ritengo importante, però come al solito io vado a risolvere alla mia maniera. Allora, barilotto costruito completamente in metallo, quando lo prendi in mano senti che è costruito bene, ci mancherebbe dal momento che parliamo della serie Pro. Abbiamo una ghiera dei diaframmi. Allora, io sono uno di quelli che anche se non ci fosse questa ghiera non la vado a rimpiangere, proprio perché per abitudine io apro e chiudo il diaframma direttamente dal corpo macchina. Però ti posso dire che mi sarei aspettato, perché sono sicuro che sono arrivati dei feedback a Viltros, la possibilità di bloccare questa benedetta ghiera. Lo dico sempre nei miei video, io sono uno di quelli che la va a muovere, ok? Quindi come al solito io ho risolto questo problema alla mia maniera, ok? Comunque non è che sia decisamente troppo fluida, hai la possibilità anche di attivare e disattivare il click. Abbiamo ovviamente il selettore per andare a disattivare la messa a fuoco in automatico, abbiamo anche il tasto funzione, la ghiera per utilizzare l'obiettivo in manuale è abbastanza fluida, non è tra le migliori, diciamo che sotto questo punto di vista Sigma è quella che ha fatto il miglior lavoro. Ok ragazzi, a parte frontale, come ti dicevo, abbiamo una lente che ha un diametro da 77 mm se vuoi utilizzare dei filtri. La baionetta praticamente ha anche una guarnizione, quindi anche tropicalizzato, se vogliamo dire così, giusto per qualche schizzo d'acqua e la polvere, e anche l'obiettivo è tropicalizzato. Abbiamo una porta USB di tipo C per fare eventualmente l'update del firmware, che puoi fare tranquillamente sia dall'applicazione che ti vai a scaricare tramite il Bluetooth oppure dal tuo PC. Ok ragazzi, io ho la versione Sony, ma così sicuramente uscirà anche
con l'attacco Z e con l'attacco L di Panasonic. E in conclusione ragazzi, quanto devo sganciare per acquistare questa lente? Vale la pena oppure no? Allora, innanzitutto al momento in cui registro questo video non ho ancora il prezzo definitivo, ma dovrebbe aggirarsi sui $599, quindi calcola forse 600-650 euro, adesso non lo so. Allora, detto questo, secondo me per le prestazioni che avrai con questa lente sono soldi praticamente spesi super bene. Praticamente hai le stesse prestazioni che hai con l'obiettivo che praticamente ho menzionato di più in questa recensione, cioè di quella casa giapponese, ok? Quindi ragazzi, secondo me se siete alla ricerca di un 85 nel 2025 luminoso, potete andare tranquilli proprio con il nuovo Viltros, ok ragazzi? E quasi sicuramente in descrizione avrai anche un buono sconto, quindi un piccolo sconticino sul prezzo finale, però devi acquistarlo sul sito ufficiale di Viltros. Ti ricordo che non ci sono dazi doganali e qualche volta le spese di spedizione sono anche gratuite, quindi verifica, ok ragazzi? Poi ovviamente c'è sempre l'alternativa Amazon. E dunque ragazzi, siamo arrivati al termine di questo primo contenuto, questo primo video dedicato a questa nuova lente di Viltros 85 mm. Dico questo perché, come ti dicevo poco fa nella intro, usciranno nuovi contenuti, soprattutto usciranno nuovi backstage. Quest'estate sarà l'obiettivo che andrò a utilizzare come lente principale quando mi serve un 85, ok? Questo deve essere chiaro, e quindi se non sei ancora uno di quelli che ha fretta di acquistare un 85 mm, sei ancora un po' confuso, iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto, perché ti porterò maggiori feedback di questa nuova lente. Vado a ricordare soprattutto a chi è già iscritto, ma soprattutto per chi si è appena iscritto o magari sta guardando questo video per la prima volta, non sa chi sono, beh, io sono Andrea Caretta, sono fotografo, mi trovo in Romania, collaboro sì con Viltros, però come al solito io lo dico, sono trasparente, nessuno mi sta pagando, l'unica cosa che ho ricevuto da Viltros è solamente questa lente che mi terrò perché mi piace, ok? Questo deve essere chiaro. Ci sono obiettivi che non ho gradito e voi neppure avete visto proprio nel mio canale, ok ragazzi? Ti invito anche ad andare a vedere la recensione, ma soprattutto i backstage del 135, quindi è la giusta accoppiata se sei un amante della fotografia di ritratto, 135 e 85, e poi molto probabilmente ti porterò anche il 35 f1.2, ok ragazzi? Quindi vi saluto, l'estate sta iniziando. Il momento in cui registro questo video è esattamente il 30 maggio, fa ancora freschetto come vedete, anche se siamo proprio quasi in estate. Alla sera devo utilizzare questa giacchetta, comunque da quello che ho capito finalmente dovrebbe arrivare l'estate, così cominciamo a fare anche quella tipologia di shooting che a me piacciono, ok ragazzi? Quindi chiudo qua, spero che questo video non sia stato troppo noioso. Se avete domande ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti. Più o meno le cose importanti so di averle dette, però quasi sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, quindi approfittate con i messaggi che potete lasciare proprio qui sotto. Ciao e alla prossima!